Ciao a tutti, io sono Angela e vi do il benvenuto su Exoteric World per la presentazione del progetto Tarocchi e Misteri. Vi ringrazio di cuore per essere qui con me oggi. Questo progetto nasce da più ispirazioni arrivate più o meno contemporaneamente. Il film The Gift con Kate Blanchett, dove la famosa attrice australiana recita la parte di una chiaroveggente, e Profondo Rosso, dove la figura della medium, soprattutto nella scena iniziale, è fondamentale per la trama. A ispirarmi è stato anche la lettura di questo libro di Barbara Baraldi, Gli omicidi dei tarocchi. In particolare la frase contenuta a pagina 163: credi che sia possibile usare le carte per scoprire l'assassino di Katia? Tutte queste suggestioni mi hanno spinto a riflettere su un tema affascinante e al tempo stesso controverso: l'utilizzo di abilità extrasensoriali nella risoluzione di casi criminali. È un dato di fatto che nel corso della storia ci sono stati casi in cui le forze dell'ordine hanno preso in considerazione l'aiuto di medium o sensitivi, pur sapendo che le loro intuizioni non possono essere considerate prove legali. Un esempio su tutti è quello dello Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe, dove le medium Doris Stokes e Jean Pummett fornirono indicazioni utili alle famiglie e alla polizia. Altri due nomi noti agli appassionati sono Dorothy Allison e Noreen Renier. Sono due tra le figure più conosciute in questo campo, avendo sostenuto di aver assistito la polizia in diversi casi negli Stati Uniti. Hanno collaborato ad esempio in casi di persone scomparse e omicidi, fornendo indizi che a loro dire avrebbero aiutato gli investigatori a focalizzare le ricerche o a identificare dettagli importanti. Tuttavia il loro operato è stato spesso oggetto di critiche e scetticismo. L'aspetto fondamentale da tenere sempre ben presente è che le intuizioni di un medium non hanno alcun valore legale o probatorio in un'aula di tribunale. La polizia può usare le loro indicazioni come suggerimenti o spunti investigativi, ma ogni informazione deve essere verificata e supportata da prove concrete per poter essere utilizzata nel processo penale. Organizzazioni come il CICAP e altri gruppi scettici hanno documentato numerosi casi in cui i medium hanno fornito informazioni errate, portando le indagini su piste false e causando ulteriore dolore alle famiglie delle vittime. Molto spesso il contatto iniziale non avviene tra la polizia e il medium, ma tra la famiglia della persona scomparsa o uccisa e il sensitivo. La famiglia disperata si rivolge a chiunque possa offrire una speranza e purtroppo persone senza scrupoli ne approfittano vergognosamente. In Italia è noto il caso di Renzo Rontini, papà di Pia, giovane vittima del mostro di Firenze. La sete di giustizia e la ricerca ossessiva della verità, unita al dolore insopportabile per la perdita della figlia, portarono Renzo Rontini a credere a chiunque gli offrisse una pista o una speranza, anche se bizzarra o inverosimile, e tra le persone che approfittarono della sua disperazione e lo portarono alla povertà ci furono anche diversi sensitivi, cartomanti e sedicenti esperti dell'occulto. In questa serie di video userò la lettura dei tarocchi per esplorare alcuni dei casi di cronaca nera più complessi e dibattuti, come delitti irrisolti o vicende che hanno lasciato l'opinione pubblica piena di dubbi. Voglio essere molto chiara su un punto fondamentale: questi video non hanno la presunzione di sostituirsi alle indagini ufficiali, né tantomeno di confutare le prove o le sentenze. Il mio obiettivo non è dare risposte definitive, ma piuttosto offrire una prospettiva diversa. La lettura dei tarocchi può essere un modo per esplorare le energie, le dinamiche e i suggerimenti nascosti che potrebbero
in qualche modo aiutare chi già conosce a fondo questi casi e ha gli strumenti per poterli approfondire. I commenti ai video saranno aperti e vi incoraggio a condividere le vostre opinioni, ma vi chiedo di farlo con rispetto e moderazione per mantenere un ambiente costruttivo e pacifico. I commenti saranno soggetti a revisione. Per questo motivo vi prego di non fare i nomi delle persone coinvolte nei casi e se non e unicamente in memoria delle vittime. È a loro e alla ricerca della verità che questo progetto è dedicato. Vi ringrazio per avermi seguita fin qui e vi invito, se volete supportare il mio lavoro, a iscrivervi o abbonarvi al canale e a seguirmi sui miei profili social che trovate sempre sotto il nome di Exoteric World. Siete pronti a iniziare questo viaggio con me? Grazie ancora a tutti e a tutte. Ciao!